Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche. 2 carte, wow, per dicembre. Primi 15 giorni del 2022. Allora, abbiamo la carta della papessa e la ruota della fortuna. Non male, amici dell'Aquario. La carta della papessa parla di introspezione, parla di intuizione. È una persona, un'energia, diciamo così, che si lascia un po' guidare dal sé superiore. È connessa con il proprio lato interno. Parla anche di tutto quello che è legato al mondo dei sogni, quindi può essere magari un periodo in cui farete qualche sogno interessante, diciamo così. E poi abbiamo questa ruota della fortuna che è, diciamo, di buon auspicio, visto che siamo in prossimità della fine dell'anno, è una chiusura di ciclo e un inizio di un nuovo ciclo. Può anche fare riferimento a qualche vincita, a un aiuto che arriva magari proprio dal cielo, ragazzi. E vi dirò che per qualcuno potrebbe essere un dono di tipo psichico che si svilupperà o di cui vi renderete conto in questo periodo. Vi ricordo che tutti potenzialmente possiamo sviluppare i doni psichici, è qualcosa che abbiamo già dentro di noi. Il punto è che stando tanto fuori, quindi nel mondo esterno, con l'attenzione rivolta magari alla vita quotidiana, a quello che sono gli interessi di tutti i giorni, piuttosto che il telefonino, piuttosto che avere queste continue distrazioni esterne, ci porta un po' lontani dal nostro sé più, più profondo, diciamo così, e anche dal nostro sé superiore. Probabilmente qualcuno qui cambierà qualche tipo di abitudine e si svilupperà questo dono. Mm? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale. Guardate, anche il mondo, come prima carta. Bellissimo. Le letture sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate semplicemente andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete anche ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video, per chi volesse contattarmi, trova la mia mail e c'è anche il link ad un altro video che vi spiega come mettere insieme più oroscopi. Allora, partiamo con la carta del mondo, col fante di bastoni, con una regina di bastoni e un 5 di spade. Allora, la carta del mondo qui la sento molto collegata a questa ruota della fortuna. Si parte con qualche cambio. Può essere un cambio anche solo interno, ragazzi, non necessariamente deve essere un cambio esterno, anche se comunque quando c'è il mondo può parlare per qualcuno di trasferimenti, di spostamenti. È un capitolo che si chiude per dare ingresso ad un nuovo capitolo. Abbiamo un fante di bastoni, potreste essere voi, potrebbe essere una persona vicino a voi, magari un figlio, nel caso abbiate dei figli. Sta di fatto che sento che il periodo è pieno di entusiasmo, magari un po' confuso, perché comunque c'è questo 5 di spade, quindi può essere che ci siano delle lotte interne, mi verrebbe da dire. Abbiamo poi anche un 6 di coppe, quindi qui può far riferimento veramente a qualche sogno che si sta cercando di raggiungere. Sì, con il 6 di coppe è qualche cosa che risale all'infanzia, ok? Lo andiamo a vedere dopo meglio con i mini tarocchi. Allora, andiamo avanti, abbiamo poi la carta della luna, di nuovo due carte che mi parlano di passato, una vicina all'altra, e poi abbiamo la carta del carro. Mm, ok, tanti arcani maggiori. Ehm, sì, qui si parla di qualche cosa qualche cosa, qualcuno, o un sogno potrebbe essere, anche solo delle emozioni. C'è comunque una sorta di tuffo nel passato, nella prima parte di dicembre. Chissà, magari, visto che si va verso le vacanze di Natale, qualcuno potrebbe essere che ritorni a casa, soprattutto se abitate lontani,
C'è una sorta, sì, di tuffo nel passato, ma qualche cosa cambia con la ruota della fortuna, ok? È un, ripeto, sento che c'è come un qualche premio, un qualche, una compensazione che arriva, diciamo così. Vi ricordo che la ruota della fortuna è anche collegata al karma, quindi qui si tratta di, ehm, appunto, è il karma che agisce. Se avete agito bene nel passato, torna del bene, diversamente torna quello che avete seminato, insomma. In questo caso non lo sento molto, eh. Diciamo che avere poi anche il carro a fine stesa è interessante perché qua è girato al contrario e qui un'altra carta che parla di movimenti è girata al dritto. È come se qui ci fosse un po' la volontà di andare da qualche parte, ma qui ci si bloccasse un attimino, rivivendo determinate emozioni che magari risalgono al passato. Per qualcuno si potrebbe trattare di paure, semplicemente. Mm. Però ecco, avere il carro al contrario, mi fa un po' pensare che siate titubanti nell'affrontare un cambio, nell'affrontare una scelta. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Io intanto vi dico che ho già pubblicato le previsioni per il 2023, le trovate nelle playlist del canale. C'è una lettura generale e poi ci sono tre approfondimenti di questa lettura, una sulla crescita spirituale, uno sull'amore e gli affetti e l'altro sul lavoro e l'economia. Bene, andiamo a vedere il mondo. Abbiamo, ok, abbiamo un 2 di pentacoli al contrario. Abbiamo un 2 di bastoni al contrario, un 4 di pentacoli e un 6 di pentacoli. Allora, eh, credo che qui la carta del mondo, più che a un trasferimento di tipo fisico, faccia riferimento al modo di gestire la vostra vita, il vostro mondo. Ok? Perché qui sento, allora, c'è un 2 di pentacoli, 2 di pentacoli, 4 di pentacoli, 6 di pentacoli, 2 più 4 fa 6. Sono due carte di pseudo equilibrio, mi verrebbe da dire, e qui c'è una carta di attaccamento. Quindi ho questa sensazione che ci sia qualcuno che abbia bisogno di staccarsi da una realtà, da un'abitudine, da un modo di vedere la propria realtà. Quando sei di pentacoli è al contrario, qui c'è qualcuno che si sta attaccando alle briciole, ragazzi. Può essere una situazione lavorativa, adesso poi andiamo a vedere che cosa mi danno, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Fate attenzione perché ci sono tre pentacoli, tre carte di pentacoli su quattro qui, quindi fortemente la situazione potrebbe essere collegata al denaro, diciamo alla parte economica. Andiamo a vedere questo fante di bastoni. Abbiamo un 10 di spade e l'imperatore. Qui, allora, potrebbe riguardare veramente una situazione tra genitori e figli e ho come l'impressione che ci siano dei figli che stiano un po' drenando economicamente i genitori e qui probabilmente il discorso è date ma date il giusto. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Asso di pentacoli e regina di bastoni un'altra volta. È come se ci fosse questa voglia di iniziare in un modo nuovo. C'è voglia di prendere in mano la situazione, c'è voglia di per qualcuno sento anche lavorare sulla propria femminilità, sul proprio potere personale, sul proprio modo di esprimersi, anche di percepire le cose. Andiamo avanti, vediamo il 5 di spade. Abbiamo Abbiamo la stella al contrario, la temperanza, il 5 di bastoni
e la carta della luna. Mm. Ragazzi, la luna di nuovo è un'energia che si ripete, ma c'è anche la temperanza che mi parla di trovare quello che è un giusto equilibrio tra la mente e il cuore. Probabilmente se siete in questa situazione familiare dove magari il figlio, il genitore, adesso io non so, dipende da che ruolo rivestite voi, ha bisogno di un supporto, magari economico, magari appunto di tempo, magari qualcuno vorrebbe allontanarsi, ma non ci sono le basi economiche, se vogliamo. Qui si tratta veramente di fare pace con voi stessi, mi viene da dire. Qui il fatto che ci sia la luna mi parla anche di proiezioni, di paure che ritornano a galla. È come se dovesse lasciare indietro la competizione, come se dovesse lasciare indietro, cioè, alla fine quando c'è come vi posso dire, una lotta interna, ehm, tra la mente e il cuore, perché c'è la papessa? Perché vi dice fidatevi del vostro istinto, ok? La mente mente, quello che non mente è il cuore, ok? Questo è quello che mi sento di dirvi, è diciamo la tecnica che io ho usato per scegliere, per fare le scelte importanti nella mia vita. Andiamo a vedere 6 di coppe. 6 di spade imperatore e papa. Mm. Abbiamo due figure di potere maschile, quindi per qualcuno fa riferimento appunto a un padre, a un'autorità, a un capo anche solo, ok? Ma qui c'è probabilmente una persona o dalla quale vi siete allontanati, ehm, o con la quale dovete allontanarvi. Dalla quale dovete allontanarvi. Il Papa parla anche di contratti, ragazzi. Quindi se per voi vibra come una situazione di lavoro, con questo 6 di spade che dice di lasciarsi indietro quello che è stato fondamentalmente, si va verso questo Papa. Per qualcuno potrebbe voler dire di lasciarsi indietro questo contratto, questo accordo. Andiamo a vedere la luna. 7 di spade, il cavaliere di pentacoli, la morte e l'imperatrice. Abbiamo imperatore e imperatrice, eh? Quindi può essere proprio una coppia per destino la vostra, sia che sia una coppia romantica, sia che siate magari cugini piuttosto che collaboratori di lavoro. È una coppia che probabilmente ha pattuito di reincarnarsi in questa vita e di darsi certe esperienze. Però abbiamo anche il 7 di spade. Qui c'è qualche cosa, ragazzi, che qualche attitudine, qualche paura, qualche questione legata al passato che è ora di lasciarsi indietro. Chiudete il ciclo, girate la pagina, il capitolo è finito, avete un 10 qui, un asso qui, la carta del mondo, è ora di tirare la riga, sapete, e cominciare un nuovo capitolo della vostra vita. Andiamo avanti, vediamo il carro. 5 di spade, tanti conflitti mentali sento. Qualcuno credo anche che... Wow, re e regina di denari, tutti e due al contrario. Credo che qualcuno qui non si senta appoggiato. Credo che qualcuno qui non si sentirà appoggiato, sì. Ci sono tanti conflitti interni, si fa fatica a prendere questa decisione. Molte persone, guardate, ho come la sensazione che molte di voi siano in questa fase di tumulto emotivo, dove ci sono molte emozioni che ritorneranno dal passato, molte insicurezze, molte proiezioni, credenze limitanti, c'è qualche tipo di atteggiamento qui da tagliare. E per quello che all'inizio della lettura dicevamo, cambiate il vostro modo di vedere voi stessi. Datevi un po' più di valore. In realtà è una stesa positiva, nel senso che comunque avendo queste due carte qualche cosa cambierà e qui ci sono un sacco di carte che indicano cambiamento. Il punto è prendere un po' di più in mano il vostro potere personale, dire io sono, fate delle meditazioni oppure
le affermazioni positive sul primo chakra, io sono, io esisto, o cose di questo genere. Per qualcuno, il Cavaliere di Denari rappresenta proprio quella persona che torna dal passato. Però fate attenzione perché non la sente una persona sincera. Primo perché c'è sette di spade, secondo perché c'è la luna, quindi voi tendete a proiettare. E terzo perché uno dei due potrebbe aver famiglia già, perché comunque c'è un'imperatrice. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Allora, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine, vediamo come concludiamo la stesa. Credi, wow, credi nella magia. Apri gli occhi e cerca di vedere, di essere consapevole di tutto il magico che c'è intorno a te nella natura. E questa fata vi ricorda che siete parte anche voi della natura, siete parte dell'uno anche voi, ok? Quindi anche voi siete magici in qualche modo. Ognuno di noi ha può fare, può essere quella che è la carta del mago, no? Nei tarocchi può fare alchimia, può trasmutare l'energia. E questo è un potere, ok? È un potere. Tutti lo sappiamo fare. Basta capire come farlo fondamentalmente. Poi una volta che si fa la prima volta si riesce a fare con più facilità la seconda e così via, ok? E quando c'è la carta del mago in una lettura è perché il mago è colui che trasforma appunto le energie pesanti, quindi i- anche i traumi, in energia preziosa. Quindi il punto è, dopo il momento torre, dopo il momento di reset, usare, sfruttare questo momento di ok, è andato tutto gambe all'aria e adesso come mi reinvento? E quindi sfruttare il momento del trauma per trovare un nuovo sé, per trovare qualche cosa di buono, per iniziare un nuovo tipo di vita più in linea con noi stessi. È quella un po' l'energia del mago, dell'alchimista nelle carte dei tarocchi, no? Va bene, ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi poi nei commenti. Vi ringrazio di essere stati qui con me. Se volete supportare il mio lavoro potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nelle prossime letture. Ciao ciao!